Cosa hanno in comune il più grande riformatore culturale della Polonia, l'inno nazionale di questo paese, e una piccola utilitaria che ha messo in moto un'intera nazione? In questo video scopriremo i fili invisibili che legano queste due nazioni da oltre 500 anni, un legame di seta, acciaio e fede. E vi garantisco che, dopo aver visto questo video, non guarderete mai più un'auto italiana o un libro di storia allo stesso modo. Se chiedessi a un italiano cosa associa alla Polonia, probabilmente risponderebbe il Papa o la storia del Novecento. Se chiedessi a un polacco cosa pensa dell'Italia, parlerebbe di storia dell'arte o vacanze al mare. Ma la verità è che Italia e Polonia sono legate da fili sottili, talvolta di seta, talvolta di acciaio, che corrono ininterrottamente da oltre 500 anni. Oggi esploriamo come due nazioni così apparentemente diverse siano diventate due facce della stessa medaglia europea. Il vero ponte culturale tra i nostri paesi si costruisce nel 1518, quando la nobildonna milanese Bona Sforza sposa il re di Polonia Sigismondo I. Non fu un semplice matrimonio di Stato. Bona portò con sé una vera e propria missione culturale. Architetti, scultori e umanisti italiani trasformarono la corte di Cracovia. Bona non portò solo il gusto per l'arte, ma anche una rivoluzione gastronomica. Grazie alla sua influenza, la dieta polacca si arricchì di włoszczyzna, letteralmente roba italiana, che oggi indica l'insieme di verdure che costituiscono la base delle zuppe polacche. La Polonia diventava, a tutti gli effetti, il cuore del Rinascimento nell'Europa orientale. Il XIX secolo segna il momento in cui Italia e Polonia diventano sorelle di sventura. Entrambe lottano per l'indipendenza. L'Italia contro l'occupazione austriaca, la Polonia sparita dalla mappa, divisa tra tre imperi. Questa fratellanza è scolpita negli inni nazionali. Nell'inno polacco Mazurek Dąbrowskiego cantiamo dalla terra italiana alla terra polacca. Infatti l'inno fu scritto nel 1797 da Józef Wybicki a Reggio Emilia, dove il generale Dąbrowski stava organizzando le legioni polacche sotto il comando di Napoleone Bonaparte. Nell'inno di Mameli troviamo invece un riferimento al sangue polacco. Mameli usa infatti il termine per creare un'alleanza morale tra le due nazioni oppresse. Anche durante le rivolte italiane del 1848, intere legioni di volontari polacchi combattevano fianco a fianco con gli italiani. Il poeta e patriota polacco Adam Mickiewicz, ispirato dalla causa italiana, creò la Legione polacca in Italia. La libertà italiana e quella polacca sono state per quasi un secolo lo stesso grido di battaglia. Il Risorgimento non fu l'unica volta in cui i polacchi combattero in Italia. Il sacrificio più alto avviene tra il 1944 e il 1945. Il secondo corpo d'armata polacco, comandato dal generale Władysław Anders, arriva in Italia per combattere una battaglia che non era solo nostra, ma per la libertà di tutta l'Europa. Sulle alture di Monte Cassino furono proprio i soldati polacchi, dopo mesi di stallo, a issare la bandiera biancorossa sulle rovine dell'abbazia, segnando lo sfondamento definitivo della linea difensiva tedesca. Ma la loro corsa verso la libertà non si fermò lì. I soldati di Anders risalirono la penisola, liberando città chiave come Ancona, centro strategico fondamentale sull'Adriatico, e partecipando attivamente alla liberazione di Faenza, Forlì e, infine, contribuendo al successo nelle operazioni che portarono alla liberazione di Bologna. Facciamo un salto nel tempo, anni 70. La Polonia vive un'epoca di profonda modernizzazione industriale. E qual è il simbolo di questo progresso? L'automobile, ma non una qualsiasi, l'auto italiana. Attraverso gli accordi di licenza tra la Polski Fiat e la casa torinese, nascono miti su ruote come la Polski Fiat 125P e soprattutto la mitica Fiat 126P, chiamato Maluk, cioè piccoletto. Per un'intera generazione di polacchi, la Maluk non è stata solo una macchina, è stata la libertà di movimento, il simbolo della famiglia che cresce, l'oggetto che ha letteralmente messo in moto il paese. Ancora oggi, ogni polacco sopra i 40 anni ha sicuramente almeno un aneddoto legato a una Fiat.
Poi arriva l'ottobre del 1978. La nomina di Karol Wojtyła a Papa non fu solo un evento religioso, fu un terremoto geopolitico. Giovanni Paolo II divenne il volto polacco a Roma e il volto romano in Polonia. Ha rappresentato per gli italiani una guida morale esotica, ma vicinissima, e per i polacchi è stato il faro che ha guidato il paese fuori dal blocco sovietico. Ha unito definitivamente i nostri destini spirituali. E oggi la relazione si è fatta ancora più concreta. L'Italia è uno dei primi partner commerciali della Polonia. Molte aziende italiane operano nel cuore del sistema produttivo polacco e viceversa. Ma c'è di più. Il flusso umano. Abbiamo la storica comunità polacca in Italia, che si è perfettamente integrata nel tessuto sociale, e una sempre più vivace comunità italiana in Polonia. Giovani talenti, professionisti e creativi italiani oggi scelgono Varsavia, Cracovia o Breslavia come loro casa, trovando un ambiente dinamico, sicuro e sorprendentemente familiare. E la comunità italiana nel paese è più che quintuplicata negli ultimi 20 anni. Non si tratta solo di economia o di numeri, si tratta di una profonda affinità elettiva. Siamo due nazioni che amano la tavola, che mettono la famiglia al centro e che possiedono una resilienza storica fuori dal comune. Italia e Polonia non sono solo due punti sulla mappa europea, sono due storie che, intrecciandosi, hanno scritto gran parte della nostra identità comune. Qual è la prossima pagina di questa storia? Forse la stiamo scrivendo proprio noi. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e scrivi nei commenti che video ti piacerebbe vedere la prossima volta.